tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Dopo le festività natalizie, dopo aver mangiato tanti panettoni e pandori, ci troviamo qui per una guida sulla pre-release di OP14 che è imminente. Siamo a pochi giorni dall'inizio di questo bellissimo torneo formato limited. Oggi appunto vi voglio portare una piccola guida con alcuni consigli che mi sono tornati utili nella precedente pre-release di OP13 in cui sono arrivato fino in finale. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace se vi è piaciuto il video, di lasciare un bel commento, di attivare la campanella delle notifiche per restare aggiornati sempre sui miei ultimi video. Io vi voglio ringraziare perché nell'ultimo periodo, nelle festività natalizie, siamo cresciuti tanto come canale, siete fortissimi, vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi state dando sia qui che sulla pagina Instagram. Bando alle ciance e andiamo a vedere appunto questi consigli sulla guida per la pre-release. Partiamo dal quando. La pre-release si svolgerà questo fine settimana, quindi il 10 e l'11 gennaio 2026, mentre la release ufficiale di OP14 arriverà venerdì 16 gennaio. Il torneo di pre-release prevede una winner, prevede delle promo di partecipazione, quindi non cambia il formato, è come tutte le altre pre-release che avete fatto fino ad ora. Per chi fosse nuovo del formato, gli verrà consegnato sicuramente un leader, gli verrà consegnato delle promo pack che possono essere utilizzate o meno a seconda del local store, quindi per l'utilizzo delle promo va sempre chiesto. Sicuramente troverete tante persone perché la pre-release è un ottimo modo per recuperare le carte che vi servono, perché si sbusta in tanti, perché ti danno comunque la possibilità di aprire 6 bustine, costruire un mazzo e giocare anche, e nel caso si arrivi a premio hai ulteriori bustine che vanno in montepremi, quindi secondo me è il miglior modo per approcciare un'espansione. Detto ciò, andiamo avanti con la tipologia di torneo che andiamo ad affrontare. La pre-release è un torneo limited da 40 carte, quindi il mazzo sarà costituito da 40 carte minimo, non c'è limite al massimo, quindi potete giocare 41, 42, 45, 50, quello che volete. Il 40 carte è semplicemente un numero a livello statistico-matematico che vi permette di avere le miglior pescate in proporzione alle carte che avete. E da regolamento comunque il formato limited è minimo 40 carte. Avete 6 bustine a vostra disposizione da spacchettare, da cui poi voi dovete ricavare il vostro mazzo di 40 carte. Non ci sono restrizioni né di colore né di quantità, quindi se voi avete 5-6 copie della stessa carta, che è molto improbabile, però volete usarla, potete farlo, non avete il limite del 4x come nel formato costruito. Inoltre non avete restrizione di colore, nel senso che potete utilizzare tutti i colori come fossero un colore neutro, quindi giallo, verde, rosso, blu, non c'è alcun tipo di problema. In pre-release i colori diventano tutti neutri. Perché andremo a vedere dopo, il leader è il classico leader Luffy, tutti i colori, tutti i tipi, praticamente quel Luffy vale per qualsiasi cosa, quindi se il leader è Seven Warlord of the Sea, Luffy vale come Seven Warlord of the Sea. Tutte le carte che non costituiscono il mazzo diventano sideboard, quindi il vostro pool, escluso le 40 carte del mazzo, diventa sideboard, che potete cambiare dopo ogni partita, perché essendo One Piece Best of One, fate una partita, se c'è qualcosa che non vi piace o delle carte che non sono sinergiche o che non entrano bene nel mazzo, potete assolutamente cambiarle, quindi tutto il pool che vi rimane è sideboard. Ora andiamo a vedere cosa dovete portarvi da casa. Sembra banale dire queste cose, ma c'è gente che alle pre-release si presenta senza niente. Vi do come incipit alcune cose che vi conviene avere con voi. Le sleeve sicuramente, quindi dovete avere le sleeve per giocare come fosse una normale partita di un formato costruito. Ho messo anche le perfect per un motivo, perché qualora nelle 6 bustine voi sbustiate una carta alternativa, magari una carta che vi piace, che ha anche un valore economico, e volete giocarla nel vostro mazzo, perché è comunque una carta forte, vi consiglio di portarvi le perfect. Attenzione però che non dovete mettere la perfect solo su quella carta, perché se no potrebbe essere un cheating, perché lo spessore della bustina cambia e quindi voi al tatto sentite che quella bustina è quella determinata carta, quindi o mettete perfect tutto il mazzo o non lo mettete. Vi voglio raccontare questo aneddoto perché mi è successo a me personalmente, in cui ho sbustato un alternative in pre-release distinto
ho messo la perfect ma solo su quella carta. Chiaramente quando si va a mescolare si sente che quella carta è diversa, quindi poi ho messo le perfect su tutto il mazzo, così è venuto un mazzo regolare, ecco. Però non avendo mai avuto questo problema non mi sono mai posto il dubbio o il dilemma, ecco. Quindi state attenti a non mettere le perfect magari solo su alcune carte, se no il vostro avversario potrebbe chiamare il judge e dire che state cheatando, anche se non è vero, nel senso che magari si fa in buona fede, però ecco, o tutto perfect o tutto non perfect. Seconda cosa, i dadi e il portamazzo. È importante avere almeno un dado per chiaramente decidere chi va primo, chi va secondo, e un portamazzo di quelli anche di plastica normali, piccolini, da 50-60 carte, così almeno il vostro pool o almeno il vostro mazzo lo mettete lì dentro, perché One Piece non fa come Magic il pacchetto dedicato alla pre-release, che secondo me sarebbe un'idea non male, perché in Magic il pacchetto pre-release diventa già un portamazzo di per sé, quindi potete mettere le carte lì dentro e non avete di questi problemi. Quindi un portamazzo secondo me è sempre bene averlo dietro. Poi il playmat, che dovrebbe essere la base di ogni giocatore, ma ci sono ancora persone che si presentano senza, quindi abbiatene uno di qualsiasi entità, perché è molto brutto vedere un giocatore che gioca sul tavolo con le carte buttate così, insomma non è secondo me professionale. Poi ognuno è libero di fare come crede. E i 10 don, perché il local store non li mette a disposizione di solito come Magic, che danno già le terre. Dipende dal local store se magari ha una quantità di don, se si trovano o meno. In One Piece non ci sono le terre base come Magic, che praticamente si trovano ovunque, quindi molte volte il local store non ha i don da fornire, quindi abbiateli voi così vi potete portare quelli che più vi piacciono. Ora passiamo ai consigli pratici per la pre-release, quindi andiamo a vedere quali carte vanno inserite nel mazzo e quali no. Ora la regola di base dice di mettere tutti i counter 2K, perché sono la base del mazzo praticamente, quindi i counter 2K sono quelli che più ne avete meglio è. Poi tutti i blocker, perché sono difficili da rimuovere e forniscono un'ottima protezione alle vostre vite. In particolare in OP14 non ci sono tanti saltablocker, anzi ce ne mi pare solo uno, quindi il blocker sarà fondamentale averlo. Se voi mettete in campo 2-3 blocker sicuramente le vostre vite vengono protette, ma anche i vostri character. Andate a controllare i pezzi Vanilla e Vanillish, perché qui ci sono varie tipologie di pensiero riguardo agli effetti che hanno le carte. In particolare i Vanilla vanno messi perché hanno dei body molto importanti, 6-8000, 5-7000, 7-9000, sono molto forti e molto resilienti da rimuovere. Però se sono carte bianche dobbiamo valutare bene in base a quanti counter abbiamo. Le carte Vanillish invece sono carte sempre bianche ma che hanno degli effetti, quindi anche qui basta leggere la carta e vedere se l'effetto è forte o meno. Vi prendo un esempio. Un effetto come quello di Vergo Viola, che evita la rimozione dal field praticamente, in pre-release non è così impattante perché non ci sono così tante rimozioni, quindi alla fine diventerebbe un 5-7000 vanilla. Poi è vero che anche una abilità when attacking, che quella è molto forte in pre-release, ma se non ci fosse l'abilità when attacking, quella carta diventerebbe un vanilla praticamente. In aggiunta non ha counter, quindi sarebbe proprio una carta magari da non privilegiare. Per quanto riguarda invece gli eventi counter, secondo me un paio ci stanno bene. Il classico evento da un Don che dà più 3000 al leader, secondo me non è assolutamente da scartare. Importante è anche l'evento a 1 nero che va a negare gli effetti, quindi potrebbe negare l'effetto del blocker. Quindi anche qui, una volta che noi abbiamo i counter 2000, i blocker, abbiamo già buone 10, 15, 20 carte che possiamo inserire nel mazzo. Quindi le altre vanno un po' a intuito, vanno un po' a, diciamo, sentimento, vanno un po' anche a tipologia di giocatore e cosa uno vuole giocare. Mi ricordo che in OP13 io avevo una spell che andava a rimbalzare pezzo, che è molto forte perché fai perdere un turno di gioco all'avversario. In OP13 c'era anche il discorso del ramp col viola. Molte volte io ho trovato comodo fare un ramp che da primo andavo secondo. Ho trovato molto importante anche rampare un don, così da curva dispari poi sono passato in curva pari, ma ero un turno avanti all'avversario, quindi potevo giocare le carte più grosse un turno prima. Un altro effetto molto importante, secondo me, se lo trovate all'interno delle carte, è il fattore di pesca. Mi ricordo che in OP13 c'era una
una carta che diceva quando attacco pesca una carta, che è la Little Horse. È una carta davvero forte perché era un 7-8 mila, difficile da togliere e soprattutto pescavi una carta a turno. Pescare il limited è sempre molto forte. Per esempio la boa di EV04 pesca 2, trascia 1, non è male, quindi tutto quello che vi fa pescare vi fa card advantage e va sicuramente inserito nel mazzo. Ora andiamo a vedere le carte invece da evitare. In primis i sercini. Il sercino diciamo non serve a niente perché non hai carte di quel archetipo, quindi se è un sercino che dice guarda le prime 4 e cerca un Fishman Pirate, se non hai Fishman Pirate nel mazzo non puoi trovarlo, quindi farai molta difficoltà a sfruttare quell'abilità, quindi sicuramente i sercini si tolgono. Le carte che costituiscono dei pezzi di combo anche vanno tolti perché poi non abbiamo magari target, non abbiamo poi la combo precisa come fosse un mazzo costruito. Carte bloccate all'archetipo come appunto i sercini che vanno in particolare a cercare un tipo di archetipo. Queste sono tutte carte da evitare. Gli stage anche di solito io li evito, al netto che non siano stage particolari che fanno pescare così, ma di solito gli stage non li metto perché quelli invece danno il loro meglio in costruito. Queste sono le carte appunto da evitare. Poi molto va anche a quello che voi pullate dalle 6 bustine e attenzione anche in questa pre-release, in questa espansione ai trigger, perché il giallo ha molti trigger in cui si dice play discard, quindi gioca la carta. Quindi attenzione anche al modo in cui costruite il mazzo perché potrebbe essere che se avete delle buone carte gialle potete anche andare a manipolare le vite e poter triggerare dei pezzi da mettere direttamente in campo. In particolare sulle carte bloccate all'archetipo non ho messo le carte con il leader bloccato perché appunto il Luffy che vi verrà dato è tutti i tipi di leader, quindi non avete questi problemi. Quindi se una carta dice se il vostro leader è Kuja Pirates, il vostro Luffy lo è. Se il vostro leader è Stroet, il vostro Luffy lo è. Di base Luffy è già un Stroet, però se il vostro leader è Barakworks, Luffy lo è. Quindi questa è una particolarità per cui le carte loccate al leader non danno problemi in pre-release, mentre quelle bloccate all'archetipo, come appunto i sercini, possono darvi problemi, sicuramente non vanno messe nel mazzo. Poi chiaramente se dovete fillare gli ultimi box mettete quantomeno un counter 1000, ecco, o magari il sercino ha una particolarità, insomma ecco, quelle sono proprio le ultimissime carte con cui andiamo a fillare il nostro mazzo. Ora veniamo alla parte più interessante che sono i consigli pratici di gioco. In una pre-release va privilegiato il controllo della board. Questo è il motivo per cui di solito si sceglie di andare secondi se si vince il dado. Questo perché l'avversario a 3 don farà la sua giocata e farà il vostro primo attacco, voi a 4 don farete la vostra giocata e attaccherete il leader anche voi perché non avrà pezzi restati. Quando poi l'avversario andrà a 5 don farà un'altra giocata e vi attaccherà con un pezzo ed è lì che poi voi dovrete andare a disturbare i suoi pezzi. Da lì in poi, dalle 3 vite in giù, quindi le prime 2 vite potete prenderle serenamente e dopo andate a attaccare solo la board. Questo perché? Perché il vostro avversario si concentrerà a scartare carte per la vostra board. Voi non fatevi problemi sulle vite. Se il vostro avversario continuerà ad aggredirvi solo vita, quando poi voi avrete i vostri pezzi restati, di solito non è la strategia vincente. Questo perché voi avrete le carte per counterare i suoi attacchi alle vostre vite e lui poi arriverà un momento che non avrà più carte per difendere i pezzi, gli porterete via la board e avrà sempre meno attacchi. Questo nell'ideale di una partita dovrebbe essere così, in un formato limited. Gli attacchi vanno fatti da 5 o da 7, questo perché vai a ottimizzare gli attacchi. Se fai un attacco da 5, magari l'avversario si trova costretto a scartare un counter 2. Se fai un attacco da 7, l'avversario deve scartare 2 carte, logicamente si attacca un 5000. Quindi o si va liscio, quindi si va dritto 6 su 6, 7 su 7, oppure si fa 7 su 5, 9 su 7. Questo sono dei consigli per quanto riguarda il gameplay delle partite. Se andate primi non scoraggiatevi perché in pre-release di OP13 ho perso tutti i dadi, sono andato sempre primo e sono arrivato comunque in finale, quindi anche da primi si possono fare cose interessanti, soprattutto perché dovete costruire anche una curva sana del mazzo. Queste sono cose che non vengono sempre dette. È un ottimo consiglio costruire una curva
di un mazzo quantomeno avere una campana gaussiana, quindi voi sapete che drop a 1, drop a 2, drop a 3, drop a 4, drop a 5, drop a 6, drop a 7 costituiscono una curva. Se io sposto la curva troppo da una parte o dall'altra mi verrà un mazzo più aggro o più midrange o più control. In questo caso io consiglierei una curva midrange a campana, quindi drop a 1 poco o niente se non gli eventi, drop a 2 se c'è qualcosina, drop a 3 cominciamo già a avere qualcosa, drop a 4, drop a 5 il core del mazzo e poi a scemare drop a 6, drop a 7, drop a 8, drop a 9. Logicamente drop a 9 ne avrete uno, mi viene in mente la boa per esempio, o in OP13 avevo dentro la Bonnie, ma ne avevo una, non di più. A 7 anche lì avrete 2-3 pezzi, 6, 4, 5, 6 pezzi, a 5 tanti più pezzi, perché poi nei vari turni potrete costruire più combo, quindi magari giocare 2 pezzi invece che uno solo. Quindi non accalcatevi a mettere le carte troppo costose all'interno del mazzo, perché sennò poi i primi turni non fate niente, dovete solo swingare leader e il vostro avversario comincerà a mettere tanta board. Quindi cercate sempre di ottimizzare anche la curva nel deck building, magari sacrificando qualche carta forte o da un effetto magari medio forte, ma andate a privilegiare una curva, quindi magari metto un pezzo 2, un pezzo 3, mi viene per esempio in mente la Gloriosa che vi fa guardare la prima carta e potete modificarla, anche quella è un'ottima carta, perché se avete un trigger da mettere lì lo mettete, date l'idea al vostro avversario: se mi attacchi guarda che io triggerò qualcosa, e quindi magari lui potrebbe passare il turno e voi risparmiate una vita, risparmiate un attacco, che è tanta cosa. Quindi si gioca anche a livello psicologico in questo formato, perché come ho detto il giallo ha tanti trigger di gioca questa carta, quindi sarà fondamentale averne per andare a mettere board tra virgolette gratis. Non pescheremo perché non c'è l'effetto di boa, però avere pezzi in board dalle vite è sempre un'ottima cosa. Eccoci arrivati alla fine di questa guida, io vi ringrazio per l'attenzione. Se siete arrivati fino a qui mettete un bel like, fatemi sapere nei commenti come vi state approcciando alla pre-release. Sicuramente dopo il torneo di pre-release ci sentiremo, che faremo un altro bel video in cui andremo a vedere cosa è successo, cosa è andato bene, cosa è andato male. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una bellissima pre-release e che sia un OP14 bellissimo per voi. Commentate, mettete un bel like, iscrivetevi, grazie per il supporto, io vi auguro una buona giornata. Bye bye!